Ciao cari amici, stasera, questa bella giornata di sole, siamo il 21 ottobre e in riva al mare dove ci sono armeggiate le feluche. Le feluche ormai sono smontate e sono le antichissime barche conosciute già dal secondo secolo a.C. e solcavano il Nilo. Era leggermente diversa come imbarcazione perché aveva l'albero che era inclinato e issava soltanto delle vele latine. Era un'imbarcazione molto veloce perché poteva portare un equipaggio limitato di pochissime persone, massimo 10, e quindi era molto conosciuto fin dall'antichità proprio perché solcava le rive del Nilo, le acque del Nilo. E poi venne messo in disuso e venne portato qua per la pesca del pesce spada, naturalmente con qualche modifica perché ci vuole la passarella che è sulla prua e anche la torretta di avvistamento. La torretta di avvistamento serve appunto, come dice la parola stessa, ad avvistare il pesce. Poi quando il pesce è quasi sopra sotto la barca, allora bloccano immediatamente il motore in modo che la passerella faccia un rumore e un suono e un spostamento sull'acqua in modo che l'arpionatore con l'arpione lo possa fiocinare e così poi lo tirano su sulla barca. La barca si chiama feluca, che viene dall'arabo e significa scialuppa ed è poi stata usata soltanto qua. Adesso Pippo ci dimostrerà qualche cosa sul pesce spada. La varetta della feluca è alta 12 metri e per usanza appena vanno ad ammazzare una femmina si aspetta il maschio che si fa ammazzare perché il pesce spada cammina sempre in coppia. Il periodo estivo vengono qua a depositare le uova, sia i tonni che i pesce spadi. C'è pure una famosa canzone di Domenico Modugno. Sì, che molto triste. Molto triste ma molto bella. Ma molto bella. Che appena viene arpionata la femmina, il maschio gira intorno alla barca per farsi prendere pure lui, perché non la lascia mai, è molto fedele. Non è il caso dei nostri giorni, però è così. Il pesce spada poi, come avete visto nelle altre riprese, viene suddiviso in tante e tante modalità. Adesso magari c'è pure l'importazione, ma il nostro pesce spada è stato sempre il migliore perché attraversando lo stretto di Messina va a depositare le uova che passa circa 300-400 correnti nei fondali del nostro canale. Infatti tutte le correnti il pesce viene molto raffinato e molto lavorato perché per passare queste correnti debbono faticare abbastanza, quindi è per questo che il nostro pesce spada è sempre il più pregiato, anche se adesso con l'importazione arriva da tutto il mondo, ma il numero uno è il nostro. Number one! Evviva il pesce spada number one! Pippo, ma il pesce spada piccolo una volta si chiamava pulcinella ed era squisito, era piccolino però. Sì, i cosiddetti annotti, perché erano pesce spadi di un anno, di un'annata, Okay. li definivano annotti. Adesso la pesca è proibita, proibitissima, c'è pure l'arresto. Ah, quindi non si possono... C'è una sanzione penale e c'è un verbale molto salato. Ma con questo per la riproduzione siamo molto più avvantaggiati perché pesce spadi ce n'è molto di più.
molto di più, tranne che il pesce spada che è sempre innamorato, se il maschio, se viene colpito dalla femmina, il maschio si arena sulla spiaggia. Si arena nei fondali, sulla spiaggia, si lascia morire perché è molto innamorato. Eternamente innamorato, ma proprio fuori tempo, eh? Ciao! Arrivederci.